Quali libri leggere sotto l'ombrellone? Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plac e oggi parliamo di cose leggere, visto che siamo ad agosto e magari preferite rilassarvi sotto l'ombrellone o all'ombra di un'amaca e non avete voglia di rimanere concentrati per ascoltare un mio pippone su qualche funzionalità strana. Quindi vedremo insieme quali possono essere i libri da avere con voi e da leggere in un momento di relax e che però non sono libri fini a se stessi, fini a loro stessi, ma che possono lasciarvi qualcosa, vi possono aiutare in questo percorso all'interno della tana del bianconiglio. Prima di cominciare però vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video oppure sfruttando il Lightning address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore ragazzi e ora partiamo. Il primo libro che vi consiglio è Villaggio Bitcoin di Valerio Dalla Costa. Valerio è un ragazzo di Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, e che non solo ha scritto un libro, ma ha anche aperto un punto fisico, un ufficio chiamato proprio Villaggio Bitcoin nel suo paese. In questo punto potrete andare a chiedere informazioni di vario tipo, potrete acquistare prodotti come hardware wallet, nodi preassemblati, libri e merchandising come magliette o altre cose. Ma l'ufficio è solo un punto di approdo. Ovviamente Villaggio Bitcoin offre consulenze per privati e soprattutto per aziende e ovviamente operano sul web, quindi potete contattarli da qualsiasi parte del mondo. Se avete un'azienda e volete cominciare ad integrare Bitcoin, Villaggio Bitcoin è il supporto di cui avete bisogno. Ovviamente come primo approccio potete leggervi proprio il suo libro, che è un concentrato di tutto quello che c'è da sapere su Bitcoin, partendo dalla storia della moneta e arrivando poi a raccontare le sfaccettature di questa tecnologia. Questo libro non è un libro tecnico, quindi è molto scorrevole da leggere ed è proprio quello che serve per iniziare, a raschiare la superficie. Poi, se si vuole approfondire, ci sono una serie di altri libri più tecnici che vanno proprio a fare le pulci a protocollo, ma diciamo che questi libri non sono consigliabili da leggere in un momento di relax, ecco. Continuiamo poi a parlare di Valerio Dalla Costa perché non ha scritto solo un libro, ma ne ha scritti ben due e il secondo si intitola 21 pensieri dal villaggio Bitcoin. Questo libro io non l'ho ancora letto, devo ammetterlo, ma diciamo che se il primo aveva una visione quanto più analitica e oggettiva possibile, questo secondo libro si spinge un pochettino oltre, cercando di raccontare il punto di vista e le opinioni dell'autore, di Valerio. Il secondo libro che vi cito, ma che purtroppo non ho con me perché l'ho prestato a un amico, è Missione El Salvador di Riccardo Giorgio Frega, detto Ricky, che è autore del Bitcoin Italia Podcast insieme a Guybrush, podcast assolutamente da ascoltare, ragazzi, e di Bitcoin Explorer assieme a Laura Nori. Ricky e Laura nel 2021 hanno fatto un viaggio un pochettino particolare. Hanno deciso di trascorrere 40 giorni in El Salvador vivendo esclusivamente in Bitcoin. Questa idea nasce proprio dal fatto che El Salvador, un piccolo paese del Centro America, aveva da pochissimo tempo reso Bitcoin legal tender. Quindi loro due hanno deciso di andare a verificare di persona. Durante la loro permanenza hanno redatto un diario quotidiano raccontando le avventure della giornata. Questo diario si è poi tramutato in un libro arricchito da foto, QR code che rimandano a video girati proprio in quel periodo e anche da consigli pratici su cosa mangiare e cosa visitare. Questo forse è il libro più indicato da portarsi con sé in vacanza perché è un libro racconto guida che descrive l'adozione di Bitcoin in un paese lontano da noi, sconosciuto ai più, ma pieno di meraviglie naturalistiche e storiche che merita di essere scoperto. E Missione El Salvador ci offre questa possibilità, ma lo fa dal punto di vista di un bitcoiner. Passiamo poi ad un altro libro dal titolo Protocollo Bitcoin di Umberto Tarantino. Questo libro è un po' più tecnico e ci racconta il funzionamento della time chain, ma con un taglio non pesante e comprensibile anche da chi non ne ha mai sentito parlare. È un libro snello e che va dritto al punto e raggruppa in 100 pagine le basi della conoscenza della blockchain. Passiamo poi ai libri stranieri e vi cito 21 lezioni di Der Gigi. Der Gigi è un personaggio molto noto nel panorama Bitcoin. Se vi è capitato di vedere uno con una tuta verde dalla testa ai piedi con il volto coperto, quello è Der Gigi.
In questo libro Del Gigi ci racconta che cosa ha imparato da Bitcoin. Non è un testo che spiega Bitcoin questo, ma è un testo che può farvi comprendere quali sono le tematiche che va a toccare Bitcoin e fidatevi che sono davvero tante. È un libro leggero, facile da leggere, ma che spinge alla riflessione e invoglia all'approfondimento, diciamo. Se rimarrete confusi dopo aver letto questo libro, non preoccupatevi perché è tutto normale. Ora passiamo a un tomo di oltre 500 pagine intitolato Broken Money, che sicuramente non va bene per la maggior parte delle persone, innanzitutto perché è in inglese, non è ancora stato tradotto, e poi perché parla di denaro, politica e tecnologia. Inoltre io non l'ho ancora letto, infatti non ce l'ho, perché non ho ancora avuto il tempo, ma diciamo che è il prossimo sulla lista. È stato scritto da Lyn Alden, che è un analista indipendente di macroeconomia ed investimenti, una persona che fa delle analisi molto dettagliate e lucide e che merita attenzione. Vi voglio citare lo stesso suo libro perché magari c'è chi ama leggere libri impegnativi durante le vacanze e questo è uno di quelli. Vi ripeto, io non l'ho letto, quindi non voglio spoiler, mi raccomando, ma magari ditemi che cosa ne pensate, se lo leggerete o se lo avete già letto, ecco. Come ultimo libro invece vi voglio consigliare Il potere segreto di Stefania Maurizi. Questo libro non parla di Bitcoin, ma parla del lavoro e delle vicissitudini di una persona che viene spesso nominata nell'ambiente e che ha visto i suoi familiari partecipare alle ultime conferenze di Bitcoin. E sto parlando di Julian Assange. Visti i recenti sviluppi, ovvero il suo ritorno in libertà, secondo me vale la pena approfondire la storia sua e di Wikileaks, riuscita a sopravvivere fino ad oggi anche e soprattutto grazie a Bitcoin. Ok? Quindi il potere segreto. Bene ragazzi, direi che per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e ditemi la vostra nei commenti, se avete già letto questi libri o se ne avete altri da consigliare. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!